Benvenuti nel video tutorial. 2 o 3 cose da sapere prima di appoggiare il cartamodello sulla stoffa. Quando voi acquistate un tessuto, come in questo caso sono 75 cm, si presenta con 2 lati tra di loro uguali, questi 2 e questi 2. Questi 2 lati sono le parti che vengono tagliate, mentre queste 2 parti sono rifinite da una cosa che si chiama cimosa. Tra una cimosa e l'altra, quindi la distanza tra una cimosa e l'altra, viene chiamata altezza del tessuto. Mediamente per l'abbigliamento va da 1,50 m a 1,40 m, poi ci sono anche delle eccezioni, tipo le felpe che fanno molto di più, l'arredamento che si trova anche a 3,20 m. Quindi noi troviamo le 2 cimose e i 2 lati del taglio. Prima di appoggiare il cartamodello sulla stoffa, noi dobbiamo individuare 2 cose sulla stoffa: le cimose e il dritto del tessuto. In questo caso sembra un jeans, ma in realtà è una lana. Questa è la parte del dritto del tessuto, quindi quando avrò finito il capo è quello che rimane esternamente visibile, e questa parte è la parte del rovescio, quindi che rimane internamente. Le cimose si presentano in vari modi. Questa è una che si vede leggermente della peluria, da non far confusione o confondere con il taglio. Anche qui c'è una peluria, però ci sono anche tutti questi fili che se io li tiro la stoffa si disfa, mentre la cimosa è fatta apposta per rifinire il margine. Posso trovarla in questo modo. Nella maggior parte dei casi si presenta con dei buchetti, quasi tutte si presentano così con dei buchetti. Poi ci sono alcune cimose che presentano delle scritte, come in questo caso, delle volte sono ricamate oppure sono stampate, si trovano solitamente sul dritto del tessuto. Per quanto riguarda le magline, tante volte si ha la difficoltà a trovare la cimosa, perché il taglio e la cimosa sono molto simili. Allora, nella cimosa della maglina sono presenti delle specie di macchie ovali e al tatto sono rigide perché è colla. Per individuare la cimosa nelle magline basta individuare le costine di cui è formata la maglina, la direzione delle costine. Quando abbiamo individuato la direzione, quindi il verso che vanno le costine, la cimosa si trova parallela alle costine. Se si ha difficoltà a individuarle, si può tirare la stoffa, allargarla e si vedono meglio. Molto importante è individuare le cimose. Come vi ho fatto vedere, ce ne sono di vari tipi, quindi è da osservare molto bene i lati del taglio e quelle delle cimose. Poi un'altra cosa molto importante del tessuto da verificare è se ha un verso. Questi sono campioni. Questo è un campione di velluto a coste. Questa è la cimosa e queste sono tutte le costine. Il velluto e tutti i tessuti che presentano una peluria in superficie ha un verso, perché ha il pelo che ha una direzione. Per individuare la direzione, con la mano passo parallela alla cimosa e si sente che da una parte la peluria si liscia e dall'altra parte invece vado contropelo. Quindi bisogna prestare attenzione quando appoggio il cartamodello. Solitamente si appoggia in modo che quando ho addosso il capo
Passando la mano dall'alto verso il basso sento la peluria che è liscia, si appiattisce. Poi un'altra cosa da prestare attenzione è quando un tessuto ha una stampa o un disegno. In questo caso noi abbiamo i fiori che sono rivolti tutti dalla stessa parte, quindi vuol dire che ha un verso. Anche questo campione di tessuto con i cuoricini, vediamo che ha tutti i cuoricini rivolti dalla stessa parte, perciò ha un verso. Questo campione invece di tessuto fiorato, vediamo che sono buttati, diciamo, alla rinfusa, un po' in su, un po' in giù, perciò non ha un verso. Quindi bisogna prestare attenzione al tessuto se ha un verso, perché quando appoggiamo il cartamodello lo dobbiamo appoggiare molto attentamente. Anche un altro tessuto da prestare attenzione quando appoggiamo è anche quando un tessuto è lucido, come in questo caso, bisogna prestare attenzione ad appoggiare il cartamodello. Le due cose principali prima di appoggiare il cartamodello quando noi abbiamo la stoffa è quella di individuare le cimose e individuare il dritto del tessuto. Nella maggior parte dei casi la stoffa viene piegata in questo modo, con il dritto all'interno e sovrapponendo le due cimose. Quindi ci troviamo cimosa con cimosa e dall'altra parte abbiamo la nostra piega del tessuto. Lasciamo ben distesa la parte sotto, lì così, e poi prendiamo la cimosa e la sovrapponiamo in questo modo e poi la lisciamo. Ok, fate attenzione che gli angoli non sempre coincidono, perché non è detto che sia stata tagliata dritta. L'importante è che cimosa con cimosa deve coincidere, e qui dove c'è la piega la dovete vedere in questo modo, bello liscio, e non che fa onde, altrimenti vuol dire che non è stata piegata correttamente. Quando abbiamo la stoffa in questa posizione, la blocchiamo con gli spilli prendendo entrambe gli strati. Mettiamo 5-6 spilli alla rinfusa, quindi all'interno della nostra stoffa e non sul perimetro. Arrivati a questo punto, siamo pronti per appoggiare il nostro cartamodello. Il prossimo video è dedicato a come posizionare il cartamodello sulla stoffa. Spero che questo vi sia stato utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!